Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio fare un piccolo vlog in cui vi aggiorno su delle novità dal punto di vista interiore, piani per il futuro e anche un po' spiegarvi, rispondere un po' alle critiche a quello che è successo per l'evento di Sadhguru, per tutto quello che è successo in Italia, l'intervista sulla 7, darvi un po' la mia opinione. Ne ho già parlato sui miei altri social, se volete supportarmi anche su Instagram o farmi qualsiasi domanda lasciatemi un commento qui sotto oppure scrivetemi direttamente lì, mi fa un sacco piacere, se mi seguite anche lì è un supporto che mi date. In ogni caso perdonatemi anche la faccia, sono andato a farmi il trattamento per le cicatrici, quindi avrò queste croste in faccia purtroppo per un paio di settimane, non posso farci niente, i video si fanno anche così, quindi non fateci troppo caso e non posso neanche radermi per colpa di sta cosa, vabbè andrà così, per questa settimana sarò così. In ogni caso, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, poi è entrato dopo un lavoro nella moda per tanti anni, sono entrato nel mondo della comunicazione, nel mondo dei social media, documentando il mio percorso, la mia crescita personale, per poi passare da cura di sé a proprio crescita interiore, quindi ho sviluppato la mia routine, il mio modo di essere a livello interiore, arrivare alla versione migliore di me stesso, sempre più consapevole, e sto portando avanti questa cosa. Quindi vi annuncio subito che il mio piano per prossimo futuro è che dopo che sono stato all'evento di Sadhguru, c'è stato l'evento a Milano di Sadhguru Meet, Mingle and Meditate, in cui ci sono state 4.000-4.500 persone. Ho visto Sadhguru, è la quarta volta che lo vedo di persona, lui è una persona incredibile. Se non conoscete Sadhguru vi lascio in descrizione il suo canale YouTube, è uno yogi, un visionario, un mistico, una delle persone più importanti a livello globale, sia nel mondo ovviamente della spiritualità, ma ultimamente anche va proprio con le Nazioni Unite, nella politica, nell'ambiente, fa delle campagne assurde per aiutare le persone, è una persona incredibile, veramente qualcosa di pazzesco, e grazie a lui sto veramente migliorando sempre di più e continuando ad arrivare alla versione più consapevole di me stesso. Io non sono un fedele, come ho già detto, non è una questione di religione o di fede, non sono a Sadhguru, 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 no, è semplicemente con logica vedo quello che le persone fanno, a mente aperta ascolto tutti e vedo che questa persona è incredibile. Sono stato invitato quindi a questo evento. Ripeto, è la quarta volta che ci vado, sono stato invitato prima all'UNESCO, a un evento per lo yoga, e altre due volte l'ho visto per Save Soil, un movimento per salvare il suolo, quindi per l'ambiente. Ma questa è la prima volta che lo vedo proprio come guru, quindi come figura di mistico. E siccome si sta espandendo in Europa, siccome una persona che ormai ha milioni di seguaci, si sta espandendo in Europa un po' il suo inner engineering, quindi il suo metodo di le sue tecnologie che insegna di yoga per arrivare a farsi, diciamo, a livello interiore, a crearsi una situazione interiore per stare bene, e dopo che stai bene hai pace, amore, gioia, libertà e consapevolezza dentro di te, poi tutto il resto viene da sé. E lo sta portando in Europa e quindi adesso va un po' a spiegare questa cosa. In ogni caso, e l'Italia è uno dei primi paesi in cui ha fatto questa cosa, e io ogni volta che lo vedo poi dico cavoli, se io riuscissi a avere un millesimo dell'impatto nel mondo positivo che ha fatto quest'uomo, veramente sarei super soddisfatto. E quindi, siccome è una cosa che volevo fare in futuro e che ho deciso di non posticiparla, il mio piano è aprirò un altro canale, un canale secondario, in inglese, probabilmente in inglese, 90% in inglese, fatemi sapere cosa ne pensate anche qui sotto. Siccome su questo canale, a volte in inglese, a volte in italiano, ma la parte in inglese che facevo, io iniziai all'inizio con video in inglese, poi sono switchato all'italiano, un po' più sulla cura di sé a livello esteriore, ma tanta gente mi segue per la cura interiore e per i miei video che ho fatto sul Shambhavi, sull'ingegneria interiore, su queste cose, anche su questo canale, sono tutti video andati bene, c'è gente interessata comunque a questa cosa in inglese, quindi pensavo di aprire un altro canale in cui documento proprio il mio percorso di crescita interiore lì, quindi qualcosa di esclusivo lì, qualcosa di totalmente diverso da quello che faccio qua, comunque qua tratto in ogni caso, oltre agli argomenti di cura esteriore, eccetera, continuerò a trattare argomenti di consapevolezza, eccetera, e ovviamente uscirà anche la mia parte di spiritualità in ogni video perché traspare per forza, ma quello sarà proprio io di solito prendo le note ogni volta che faccio una mia sessione di kriya, di meditazione, ogni giorno le mie cose, ogni giorno o ogni tanto mi succede che apro gli occhi e ho proprio avuto un attimo in cui dico cavoli, ho imparato qualcosa
proprio come se lo scaricassi queste informazioni da non si sa dove, e quindi ho un piccolo diario, delle note che mi scrivo in cui mi prendo appunti sul mio miglioramento interiore, se vogliamo chiamarla così, sul mio risveglio pian piano interiore. E ho detto, ma questa cosa magari può essere d'aiuto a qualcuno, quindi perché non farne un video ogni volta che faccio qualcosa? Quindi aprirò un canale, se volete ve lo lascio in descrizione, farò il primo video questa settimana di presentazione e niente, quindi questa è un po' la novità. Per quanto riguarda invece se volete iscrivervi là ovviamente, ve lo lascio in descrizione, mi farebbe un sacco piacere. Seconda cosa di cui volevo parlarvi è dell'evento di Sadhguru, perché io ci sono stato, mi è piaciuto molto, e io sono stato invitato, quindi l'evento ovviamente non l'ho pagato, però c'è stata tutta una discussione enorme, perché l'evento c'erano tutti i giornalisti che ovviamente hanno detto ecco l'evento del guru ignorante che costa 900 euro a biglietto. E io lì così, ma cosa stiamo dicendo? Ma perché? Allora, guru ignorante è perché loro hanno tradotto dall'inglese Sadhguru vuol dire un guru che viene da dentro, quindi un guru che non ha imparato da scritture, ma è un guru che parla di sua esperienza personale. Quindi in inglese ignorante è qualcosa che ha più senso in questo senso qua. Loro l'hanno tradotto letteralmente, ma in italiano la parola ignorante non ha proprio una connotazione positiva, quindi loro diciamo che l'hanno messa, i giornalisti sono molto bravi ad alzare polveroni per attirare l'attenzione, quindi è stata una cosa un po' stupida, ma allo stesso tempo almeno hanno portato consapevolezza e gente che si guarda questa cosa qui. Allo stesso tempo 900 euro per il biglietto, si è parlato solo e quasi esclusivamente di questa cosa qua ed è assurdo perché? Perché allora, uno, l'associazione è no profit, quindi indipendentemente che tu spenda 1000 euro o 1 euro per l'associazione Isha Foundation, che è l'associazione di Sadhguru, è no profit, quindi quei soldi non è che vanno a Sadhguru per farsi la vacanza alle Hawaii o per comprarsi le Balenciaga, no, quei soldi servono per i milioni di volontari in giro per il mondo, nelle campagne che stanno facendo gli ashram in tutto il mondo, cose assurde, stanno veramente cambiando il mondo in senso positivo, neanche ve ne sto a parlare, dategli un'occhiata perché è assurdo. Quelle cose, quei soldi servono per dare da mangiare ai volontari, per pagare il cibo, per pagare l'acqua, le bollette, l'affitto, tutte queste cose qua. Quindi gli eventi, i social e tutto. Quindi il biglietto costava 80 euro, quello base. Più volevi avvicinarti al palco, ovviamente più costava. I biglietti che costavano 900 e passa euro sono biglietti che non sono biglietti, sono dei donatori, quindi sono persone che già vogliono donare all'associazione, hanno soldi, sono aziende, organizzazioni o altro che vogliono donare all'associazione e ovviamente donando gli viene anche data la possibilità di essere in prima fila all'evento ovviamente di Sadhguru, ci mancherebbe, quindi questa cosa di aver fatto clickbait su questa cosa delle cifre è assurdo. E tutto ciò è ricomparso poi nell'intervista che ha fatto Sadhguru qualche giorno dopo alla 7, in cui comunque dovrebbe essere un programma generalista ma abbastanza serio, comunque c'era Crepè, c'era uno psicologo abbastanza rinomato, in cui l'argomento era c'è bisogno di spiritualità, quindi c'era Sadhguru ma anche gente che non c'entrava assolutamente niente. E tutta l'intervista è stata veramente governata da preconcetti, da ignoranza, dando pochissima dignità a una persona come Sadhguru, che ha dedicato il suo tempo per parlare anche noi in Italia, ed erano proprio le persone sbagliate di intervistarlo. Sapete quei programmi, ero stato anch'io ad anni 20 a parlare di generazione Z quando sono stato invitato tempo fa, sono proprio quei programmi in cui non ci si neanche ascolta mentre si parla, uno ti parla sopra, è tutto così in Italia, no? Quindi è proprio drama ed è grande fratello anche i programmi che dovrebbero essere seri. E in quel momento lì veramente mi sono vergognato di essere italiano. La gente sbagliata che lo intervistava e sembrava veramente di ascoltare domande di una persona che fa corsi per bambini di nuoto confronto a Michael Phelps. Strideva veramente, c'è momenti in cui è stato veramente anche paragonato alla Madonna. C'era questa signora che fa delle cose con la Madonna, preghiera, non ho capito cosa, ha fatto tutta una discussione di ma anche per quanti follower ha lui, comunque la Madonna ne ha di più, oppure ma io faccio degli eventi più piccoli e mi vengono denunciati dalla Chiesa e invece lui fa eventi con 4.000 persone e fanno il pienone, come mai questa cosa? Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Il problema è che noi
paragoniamo queste cose e le associamo perché in Italia siamo abituati a fregare. Si dice che in Occidente non c'è spiritualità e inizio a essere d'accordo, purtroppo a livello di società, a livello sociale ovviamente, non a livello individuale. Ed essendo abituati a fregare le persone, abbiamo paurissima di farci fregare, quindi ogni cosa ci pare che arrivi per fregarci. E questa cosa ovviamente crea una condizione mentale di chiusura pazzesca. A un certo punto hanno chiesto l'opinione a uno scienziato, veramente Sadhguru lì se la rideva, ma in realtà ha risposto benissimo a tutte le domande, spiazzandoli tutti. A un certo punto uno scienziato arriva e fa: beh, ma ragazzi, attenti perché in Italia si spendono tot euro ogni anno per fattucchieri e maghi per questi consigli finti sanitari, quindi occhio che qua dietro c'è sempre un business. Vi annoto cosa ha risposto Sadhguru perché me lo sono scritto. La risposta è stata più o meno questa: abbiamo un centro medico scientifico di ricerca ad Harvard, quindi già non vendiamo nessun miracolo a differenza della religione, ma una tecnologia interiore per esplorare la vita, che è se stessa il miracolo. Cioè, parliamo veramente di due livelli di consapevolezza completamente diversi. Sembrava veramente assurdo. Poi ovviamente l'hanno buttata sui numeri, hanno detto: ma perché 900 euro per i posti? La spiritualità non dovrebbe essere gratuita? Sadhguru se ne esce: il mio lavoro è gratuito. È l'Allianz Cloud di Milano che costa, il posto dove c'è stato l'evento. Quindi se uno vuole un posto in prima fila, il costo è quello, la fondazione no profit, quindi ci si paga cibo, acqua e gli eventi. Quei posti più cari sono per i donatori dell'associazione. Quindi ragazzi, vabbè, non sto neanche qui a discutere o a parlare, in ogni caso sono contento, cioè Sadhguru spero che abbia visto che in Italia c'è ancora tanto lavoro da fare e che in Europa c'è tanto lavoro da fare. E in ogni caso vi consiglio di dare un'occhiata anche al suo Inner Engineering. Io ho reiniziato, è la seconda volta che faccio il suo corso, ho fatto anche corsi di altre persone, ho fatto Wim Hof, ho fatto Eckhart Tolle, ho fatto mille cose, quindi non è che sono affiliato, anzi assolutamente niente, semplicemente vi consiglio quello che sta aiutando tantissimo me, quello che posso consigliare a voi. Non ci guadagno assolutamente niente, ma veramente lo faccio perché mi ha cambiato la vita e probabilmente la può cambiare anche voi. Hanno, per il suo 40° anniversario di questo suo percorso, Sadhguru ha aperto hanno aggiornato il loro corso base che si chiama Ingegneria Interiore, e io l'avevo fatto in precedenza e lo sto rifacendo perché l'hanno messo a metà prezzo, anzi a un quarto del prezzo in realtà, perché prima erano due corsi separati, adesso è tutto uno, e in più per chi l'ha già fatto l'hanno messo a metà prezzo, quindi ne ho approfittato, lo sto rifacendo ed è incredibile, anche se sono argomenti che comunque io ho ascoltato tutti i suoi video, mi guardo i suoi, sto leggendo tutti i suoi libri, è da anni che lo seguo, faccio tutte le meditazioni insieme non solo a lui ma altre cose ovviamente, però sono sempre argomenti che ti aiutano, ti interessano e come vi ho detto non è una filosofia, non è una religione, non sono insegnamenti, è proprio una tecnologia, è un metodo che ti viene insegnato e che ti può far arrivare veramente a realizzare te stesso. Quindi spero che il video sia piaciuto, provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate. In ogni caso mi dispiace per quello che è successo, ma la si butta un po' a sorridere e vedremo cosa succederà in Italia. E iscrivetevi sul mio nuovo canale se volete dargli un'occhiata. Io sto continuando con queste cose e anche la mia nuova routine, è vero, ho anche la nuova routine in cui per un attimo, diciamo che io, la mia, molto in breve, vi spiego che io prima avevo imparato varie cose, poi avevo imparato un'altra cosa, altre varie tecniche che ogni giorno facevo di yoga, comunque di meditazione. Alla fine ero arrivato a una routine in cui più o meno ero riuscito a far rientrare tutto, perché dovresti fare tutto tutti i giorni, ma poi, cavoli, tra le varie cose che hai da fare, il lavoro eccetera, pian piano vai a togliere qualcosa. Sono arrivato a un punto in cui facevo alternato Shambhavi, un giorno Shambhavi, che è lo yoga che ti insegnano base da fare ogni giorno in Inner Engineering, che è una meditazione, e poi un altro giorno facevo Hatha Yoga, quindi esercizio fisico, e facevo così alternati, ma mi sono accorto che era un po' come accendere e spegnere la lampadina ogni giorno. E invece adesso mi sono dedicato, ho visto il cambiamento, eccetera, e mi sono dedicato che almeno Shambhavi lo faccio tutti i singoli giorni e sta cambiando tantissimo, lo sto facendo da 30 giorni circa, e mi piace talmente tanto e l'effetto è talmente compound, quindi interesse composto continua a aumentare ogni giorno, che Hatha Yoga, quindi Angamardana, più stretching e varie altre cose, lo sto facendo anche quello tutti i giorni o quando posso, soprattutto durante la settimana e il weekend un po' meno, ma mantengo Shambhavi. Wim Hof e respirazioni e altri esercizi li tengo al weekend, oltre a questo. Faccio Surya Namaskar, 7 colpi come riscaldamento la mattina, e alla sera mi sta piacendo tantissimo. Io avevo fatto Isha Kriya, ho fatto anche tutto il mio percorso in cui vi ho spiegato Isha Kriya per 90 giorni, è una meditazione gratuita sempre di Isha Foundation che c'è online, mi era piaciuta tantissimo e siccome mi era piaciuta così tanto ed è ottima da fare prima di dormire, prima di addormentarsi, per realizzare questa distinzione tra
te e le tue accumulazioni, quindi prima di dormire è perfetto perché poi per tutta la notte ti crea questa consapevolezza e ti dà effetto per tutta la notte. Lo yoga non è più una task, la meditazione non è più una routine che faccio tutti i giorni, ma proprio non vedo l'ora di farlo, e quindi alla sera ho aggiunto anche Shakriya. Quindi tutti i giorni Shambhavi e Surya Namaskar come riscaldamento, e quando posso, 5 giorni su 7 di solito, alla sera i Shakriya e la mattina prima di Shambhavi Hatha Yoga Onga Mardana. Quindi questo è quello che sto veramente facendo per migliorare me stesso, quindi ho aumentato la mia routine come yogi. Ho detto non ha senso fare le cose a metà, le faccio fatte bene, è un investimento su me stesso, sulla mia vita, e quindi se voglio arrivare a fare 1/1000 di quello che ha fatto Sadhguru, impegnarmi in futuro, diventare più consapevole, devo prima partire da me stesso. Quando io me stesso sarò migliore, più consapevole, quello che porterò al mondo tramite i miei contenuti, la mia comunicazione sarà migliore, e dopo di quello potrò magari aprire campagne per l'ambiente, per la salute mentale, fare cose, piccole cose con una community che creerò, e sarà tutto più semplice e più facile cercare di aiutare più persone possibili. Ma parte tutto ovviamente da me. Se io non sono stabile e ottimo in una situazione incredibile dentro di me, non ha neanche senso. Quindi andrei veramente a parlare di cose che per me non sono vere, e questo non ha senso. Non si tratta di fede, come vi ho detto, nessuno deve credermi, è una cosa che io ne parlerei di mia esperienza, quindi voglio che diventi una mia esperienza. Ecco qua ragazzi, scusatemi il video lungo, ma volevo parlarvi di tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi a questo canale e anche a quell'altro, e anche su Instagram, iscrivetevi ovunque, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!